Inter-Empoli 3-2, una Coppa Italia decisamente agrodolce, mi verrebbe da dire, per l'Inter, che sperimenta qualche difficoltà in più nel corso della partita, ma alla fine porta a casa il risultato che bisognava portare a casa, perché fondamentalmente uscire dalla Coppa Italia agli ottavi di finale in casa contro l'Empoli sarebbe stato un disastro in termini tecnici e anche in termini mediatici, sia internamente che esternamente all'ambiente. Ben ritrovate amiche e amici di Passione Inter, siamo qui con il consueto appuntamento con le pagelle. Nel giorno dopo, il day after di Inter Empoli 3-2, abbiamo, diciamo così, ci abbiamo dormito sopra, abbiamo trasportato la nostra mente da a caldo a freddo e quindi siamo pronti per fare delle considerazioni su quella che è stata la gara di ieri. Vi dico fin da subito che poi nel corso della giornata uscirà un secondo contenuto che incentreremo sul tema Sensi e Correa, visto che la partita di ieri un po' non so quanto casualmente, però ci ha dato delle risposte importanti nei confronti di un giocatore che era di fatto già sul treno per Genova e che adesso non si sa dove possa finire. Quindi dedicheremo uno spazio riservato a Stefano Sensi in quel contenuto. In questo invece, come di consueto, come vi dicevo, facciamo qualche considerazione sulla partita e vediamo insieme le pagelle di Passione Inter. Un breve discorso da parte mia, poi vi condivido lo schermo e commentiamo subito le pagelle. Allora, l'Inter ieri è scesa in campo con tanti panchinari, chiamiamoli così, tante riserve, e secondo me questo ha pesato nella misura in cui non sono scarse le riserve, ma fanno fatica evidentemente a mantenere un certo standard di rendimento quando vengono messe in campo tutte insieme. Io ieri, anche durante la cronaca della partita col nostro Lorenzo, scherzosamente, non ricordo in quale contesto, però ho citato quello che 5 anni fa ormai fu Inter Pordenone, vi ricorderete tutti, Spalletti in panchina, e ripensandoci poi a posteriori c'è anche un punto di contatto interessante da questo punto di vista, posto che quell'Inter era molto più scarsa di questa, quindi qualsiasi tipo di paragone non è sostenibile, però mi ricordo bene che contro il Pordenone Spalletti scelse di mettere in campo tantissime riserve e un Inter ben più scarsa di questa comunque avrebbe dovuto superare un Pordenone che francamente era di un livello decisamente inferiore, e invece l'Inter fece fatica. Ricordo che poi Spalletti, un po' come ha fatto ieri Inzaghi, mise in campo quelli che poi di fatto erano gli unici due veri leader tecnici, ovvero Icardi e Perisic, che ancora non avevano litigato, ma comunque l'Inter fece fatica a venirne fuori e poi passò il turno ai rigori. Ieri Inzaghi ha fatto la stessa cosa, alla fine ha messo in campo per l'ultima parte del secondo tempo Çalhanoğlu, Barella e Perisic, e quindi poi ci ha provato. L'Inter di quest'anno è più forte e alla fine l'ha portata a casa. Al netto di questo, volevo giusto dirlo perché appunto secondo me il vero problema non è che è scarso Vecino, è scarso Gagliardini, è scarso chi volete voi. Il problema è che metterli in campo tutti insieme e quindi avere anche una squadra che anche a livello proprio di automatismi non è così oliata come quella titolare, evidentemente porta dei problemi ulteriori. E ieri si è visto, perché poi di fatto, ragazzi, anche in cronaca dicevamo, l'Inter ha subito una serie di infilate dall'Empoli, a volte anche a partire dalle rimesse laterali, quindi delle cose inconcepibili, che a me personalmente hanno ricordato molto l'Inter di inizio stagione. Un Inter del tutto priva di equilibrio che in effetti creava molto ma soffriva anche tanto dietro. E non a caso, per esempio, il fatto che tu abbia schierato in campo contemporaneamente 3 difensori di riserva, più il portiere di riserva, più i 3 centrocampisti di riserva, fate 2 più 2 ed è chiaro quello che viene fuori. E quindi poi adesso vedremo bene un po' le valutazioni dei singoli, però il problema secondo me è stato questo. Non a caso poi al di là della riserva che ha fatto più o meno bene, secondo me il vero problema è stato aver avuto peraltro l'intero centrocampo centrale, quindi il nucleo della squadra, in panchina e con in campo invece appunto le rispettive riserve. Questo ha portato a un Inter che nel primo tempo ha avuto un baricentro bassissimo. Guardavo prima i dati ufficiali diffusi dalla Lega Serie A, abbiamo avuto un baricentro di inferiore di 11 metri rispetto a quello avuto poi nel secondo tempo, e quando poi sono entrati appunto i titolari, in particolare il baricentro, vi dico anche velocemente i numeri: primo tempo 42,6 metri, secondo tempo 53,6. Chiaro che poi ci si sono messi anche i gol subiti e quindi una necessità di dover andare all'attacco, però questi numeri sono evidenti. Dei singoli parliamo a questo punto mentre vi mostro le pagelle, e quindi vado a condividervi lo schermo con le pagelle di Inter Empoli del nostro Pietro Magnani. Come sempre, piccola precisazione doverosa: i voti sono soggettivi, quindi li discutiamo, però
discutiamo a livello di merito, non tanto di valutazione singola che poi ognuno la dà in base a quella che è la sua sensibilità. Partiamo dal comparto difensivo, quindi portiere e difesa. Radu 5,5, sono abbastanza d'accordo. Non ha grosse colpe sui gol, secondo me. È vero che in occasione di quello di Bairami si tuffa un po' lentamente, però secondo me era un tiro comunque complicato da prendere. Sul secondo è molto sfortunato perché la palla gli rimbalza sulla schiena e sul tacco, sul tallone, e poi entra in rete. Quindi molto sfortunato, non mi ha dato però la stessa sicurezza che mi dà ormai da diverso tempo Samir Handanovic. Io da tempo sostengo che l'Inter sia arrivata al momento in cui deve cambiare il portiere titolare, quindi sono contento che arrivi Onana, però devo dirvi la verità, ieri a livello di percezione l'assenza di Handanovic l'ho sentita, quindi sono abbastanza d'accordo. Per quanto riguarda i difensori, D'Ambrosio prende 6, Ranocchia 6,5 e Di Marco 5,5. Io avrei dato mezzo voto in più a Di Marco perché poi guardando i dati è anche il giocatore che ha toccato più palloni in tutta la partita, 105, ed è vero che, come scrive poi il nostro Pietro ieri, è stato né carne né pesce, nel senso che si è visto forse un po' poco in avanti, dietro ha avuto qualche incertezza. E questa è la mia valutazione, per quello che vi dico che sono soggettive, io tendenzialmente più un giocatore gioca, sta in campo tanti minuti, gioca tanti palloni, più secondo me la valutazione deve tenerne conto, perché è inevitabile che uno che gioca 105 palloni abbia una maggiore possibilità forse di sbagliare qualcosa di più. Tendenzialmente quando un giocatore è così coinvolto io tendo a premiarlo, poi se fa un disastro assoluto no, però io magari il 6 glielo avrei dato. Ranocchia 6,5 si salva molto per il gol, che peraltro è una perla clamorosa, l'avesse fatta Ibrahimovic piuttosto che, non lo so, Cristiano Ronaldo o, non lo so, Osimhen, saremmo qui a vederla su ogni televisione con 150 replay. L'ha fatta Ranocchia, già domani ce ne dimenticheremo, però il gol è veramente meraviglioso. Si inserisce in una partita dove ha avuto delle difficoltà, obiettivamente, dovute anche a questa, secondo me, grande spaccatura che si è vista soprattutto nel primo tempo fra la difesa e il centrocampo, e non a caso l'Empoli più volte è ripartito trovando degli uomini liberi tra le linee, che poi è la situazione più pericolosa di tutte. Quindi Ranocchia ha sofferto molto perché poi in campo aperto non è proprio il suo modo ideale di difendere. Centrocampo, Dumfries 7, d'accordissimo, sempre più titolare in questa Inter. Io non dimenticherò mai le parole che ho letto da tanti tifosi, non sa stoppare il pallone, non sa camminare, non è un giocatore nemmeno da Serie A. Bene, guardiamolo adesso, come ho sempre detto. Bene, anche ieri ha fatto un bell'assist. Ha questa capacità Dumfries di apparire a volte come un po' goffo nei movimenti e poi di metterti queste pennellate con i cross che non sembrano da lui, diciamo così, però secondo me sta facendo sempre più cose buone che cose meno buone, diciamo così. Il centrocampo, allora, Vessino 5,5, Vidal 7,5, Gagliardini 6. Qui secondo me stona un po' la discrepanza fra il 7,5 di Vidal e il voto degli altri. Ci sta che venga valutato come il migliore dei tre, il cileno, secondo me non merita questa grande ampiezza di voto, quindi 1,5 più di Gagliardini e 2 più di Vessino, però obiettivamente ha fatto bene, è stato anche chiamato molto in causa proprio nel dialogo con Dumfries, più di una volta lo ha lanciato in profondità. Per quanto riguarda gli altri due, allora secondo me Gagliardini non ha fatto male, discutevamo anche ieri con Lorenzo in cronaca, ha sbagliato qualche pallone di troppo, è il centrocampista che ha avuto la percentuale di passaggi riusciti più bassa, anzi forse è proprio il giocatore, non solo il centrocampista, quindi qualche errore inevitabilmente c'è stato, però secondo me a livello di compiti e di movimenti ha fatto comunque il suo. Da lui, come dico sempre, non ci si può pretendere che sia per esempio proprio Çalhanoğlu piuttosto che Barella. Vessino invece male. Vessino male, ieri non sembrava partito malissimo in questa posizione inedita alla Brozovic appunto, però poi lui si vede che quando ha la palla tende a partire palla al piede, se c'ha lo spazio tende a prenderselo, in quella posizione lì devi però stare molto più attento, perché se poi perdi palla lasci chilometri di spazio alle tue spalle. Secondo me l'esperimento non è riuscito e non è un grande problema, perché poi Vessino si sa che al 99% lascerà l'Inter, forse già a gennaio, io penso più a giugno, quindi partita comunque negativa. Per quanto riguarda le riserve, Çalhanoğlu 5,5, io qui forse il 6 glielo avrei dato un po' sullo stesso discorso di Di Marco. È vero che non ha fatto tanto bene come altre volte, però è stato chiamato molto in causa e per me il 6 lo poteva meritare, però capisco anche la valutazione di Pietro. Barella 6,5, Barella ieri bene, ha toccato tanti palloni, sempre preciso. Ho visto un Barella davvero chirurgico in termini di
precisione nelle giocate, sia offensive che difensive. È entrato davvero molto bene, peraltro ha dovuto, insieme anche a Çalhanoğlu, soddisfare una conformazione di centrocampo inedita, perché poi quando l'Inter ha schierato anche Dzeko, ha giocato col 3-4-1-2. Per la prima volta abbiamo visto l'Inter con 3 punte contemporaneamente in campo e non mi è dispiaciuta, vi dico la verità. Dzeko 5,5. Dzeko, ragazzi, ha perso molto rispetto al Dzeko di inizio stagione, al di là del killer instinct sotto porta, che purtroppo gli manca, e anche ieri un paio di gol poteva segnarli e non li ha fatti. È vero che fa il suo consueto lavoro di difesa dalla palla e tutto quanto, mi aspetto qualcosina di più da Edin, francamente. Mi auguro che la sosta che arriverà a breve gli possa permettere di ricaricare le energie e di essere poi decisivo da febbraio in poi, dove poi arriveranno i big match, non solo importanti ma anche pesanti in termini di peso sul finale di stagione. Darmian 5,5, anche lui un po' in difficoltà, da quando è rientrato dall'infortunio ha perso qualcosina, speriamo possa recuperare. Perisic 6,5, tanto richiesto anche lui quando è entrato, l'ho visto un filino meno preciso del solito, però è comunque un fattore secondo me. Veniamo all'attacco. Allora, Lautaro Martinez, ho visto tanti commenti negativi sul Toro, di tanti utenti che non hanno capito il nostro 6,5. Io invece sono d'accordo, cioè per me Lautaro non ha segnato, e secondo me qui gran parte del merito è del portiere dell'Empoli, più che suoi demeriti, perché poi qualche occasione l'ha avuta, è stato molto bravo il portiere Furlan a rispondergli con precisione. Però io soprattutto nel primo tempo ho visto un Lautaro veramente in palla, si faceva dare il pallone, si muoveva benissimo tra le linee, grandi giocate. È evidente che da un attaccante così ti aspetti i gol, e quindi capisco chi dice va bene tutto però deve segnare. Però giudichiamo la prestazione nel suo complesso. Io dopo mi riguarderò la partita come faccio sempre, adesso purtroppo non ho ancora avuto il tempo materiale, però la percezione che ho avuto è di un Lautaro ieri molto bene in partita, e a me è piaciuto tutto sommato. Correa purtroppo senza voto, è uscito dopo 2 minuti, veramente un dispiacere clamoroso. Vederlo poi in lacrime così mi è davvero dispiaciuto. Speriamo che gli esami a cui si sottoporrà in queste ore gli possano dare una buona notizia, lo speriamo davvero. Sanchez 8, e sono d'accordo, anche ieri Alexis ha fatto una gran partita, è entrato, alla fine l'ha giocata tutta, perché appunto è entrato al posto di Correa. Io ho rivisto un Sanchez in forma, al di là del gol che è molto bello. Mi verrebbe da dire battiamo il ferro finché è caldo. Purtroppo poi adesso arriva la sosta, lui andrà in Cile e sappiamo che lì può sempre succedere di tutto. Qualora si giochi col Venezia, visto che poi c'è anche un rischio di rinvio da questo punto di vista a causa Covid, se Sanchez non è troppo affaticato io me lo giocherei. Chiudo su Sensi dicendovi che, come ho detto all'inizio di questo episodio, un episodio specifico su Sensi lo dedicheremo sempre in giornata. Mi limito a dire che ieri ha fatto una partita non entusiasmante, cioè non è che è entrato e ha fatto clamore, però ti fa un gol che è molto bello e molto importante, perché prende la palla, vede la porta, calcia, un bel destro bello secco e la mette in rete. Anche qui, tra l'altro, apro e chiudo parentesi, una mezza magia di Alexis Sanchez, che secondo me tutti noi ci aspettavamo la scaricasse sulla destra per Dumfries, invece lui, che ha occhi da trequartista, vede Sensi sulla sinistra e gli dà questo pallone che poi lui deposita in rete. Chissà che sia l'inizio di una nuova avventura, nuova tra virgolette, di Stefano all'Inter. Lo vedremo nelle prossime settimane. Queste quindi, ragazzi, erano le pagelle di Passione Inter su Inter Empoli 3-2. Io vi chiedo, se siete arrivati fino a questo punto dell'episodio, fatecelo sapere qui sotto nei commenti, lasciatemi l'emoji della penna o della mano con in mano appunto la penna, visto che abbiamo parlato delle pagelle. Fatemi sapere chiaramente se siete d'accordo con i nostri voti o se avreste dato delle valutazioni differenti. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale di Passione Inter. Abbiamo superato da mo' i 30.000 iscritti, quindi vi ringraziamo e voliamo forte verso i 40.000. Vi ricordo poi che se volete sostenere il nostro progetto e se vi piace il nostro modo di affrontare il quotidiano in casa Inter, potete sostenerci con gli abbonamenti o su www.passioneinter.club oppure abbonandovi direttamente sul canale YouTube cliccando sul tastino abbonati. Per tutto il resto e per tutte le i prossimi contenuti ci vediamo nel pomeriggio, come dicevo, per il contenuto su Sensi, e poi in diretta tutti i giorni alle 19:30.